Fare il content creator non è sempre semplice. Devi avere sempre nuove idee in mente per i tuoi video e crescere su YouTube non è semplicissimo. Se sei un principiante e vuoi sapere cosa devi aspettarti dai primi mesi su YouTube, allora hai cliccato il video giusto per te. Benvenuti sul mio canale di gaming e vlog e a quanto pare anche di consigli. In questo video vedremo come deve essere strutturata la home page del tuo canale YouTube e successivamente voglio provare a spiegare nel modo migliore quali sono i traguardi che devi raggiungere all'apertura di un canale YouTube e cosa ti dovrai aspettare da YouTube. Un'ultima cosa, voglio specificare che anch'io sono uno youtuber alle prime armi, però essendo sulla piattaforma di YouTube da diversi mesi voglio provare ad aiutarvi per iniziare al meglio su YouTube, semplicemente dandovi consigli. Vai col video. Allora, eccoci qui sulla mia pagina del canale. Tra l'altro vedete quei 90 iscritti? Se volete supportare il mio canale, allora pigiate il tasto iscriviti per far raggiungere un numero a questi 90 iscritti. E intanto grazie a quelli che si sono già iscritti al canale, ovviamente. Allora, però partiamo. Come potete vedere, questa è la mia home page del canale. Andiamo su gestire video per vedere per bene nel dettaglio come deve essere strutturata come deve essere strutturato un buon canale. Personalizzazione, e come potete vedere qui ci sono diverse cose che potete aggiungere al vostro canale. Non so parlare oggi, volevo dire canale. Allora, in realtà potremmo parlare velocemente di queste cose perché alla fine non è quello che interessa, infatti l'argomento del video è un altro, però noi aggiungiamo anche questo perché lo facciamo rientrare in un consiglio. Partiamo quindi. Allora, come potete vedere qui abbiamo l'immagine banner, che è questa qui che potete vedere nella schermata principale. In questo video non vi starò a spiegare come si crea un banner, comunque per farlo potete utilizzare Canva. Mi raccomando, curate bene il vostro banner e ovviamente anche tutti gli aspetti che andremo a vedere dopo, perché aumenteranno la possibilità che la gente si iscriva al canale. Tra l'altro io, come potete ben vedere, ho un banner abbastanza carino, però qualcosa si può anche modificare. Infatti ho già un'idea in mente, poi vedrete in futuro quando caricherò il nuovo banner. In futuro sembra che lo caricherò tra un paio d'anni. Vabbè, lasciate perdere. Andando avanti abbiamo l'immagine profilo del canale che appare qui nella pagina iniziale e potete mettere o una foto profilo che riguarda voi come ho fatto io, oppure un semplice logo che indica appunto il vostro logo del canale. Questo però è a scelta vostra. Andando avanti sempre più velocemente perché ci stiamo prolungando troppo, il nickname che non vi sto neanche a spiegare. Cosa più importante, l'handle. L'handle è importante perché voi non dovete per forza mettere un handle come ho fatto io uguale al vostro nickname, però potete mettere, per esempio in questo caso io avrei dovuto mettere Ziru e basta, senza trattino basso VG, però era già stato utilizzato da qualcuno. Infatti l'handle serve per non farsi fregare il nome del canale. Abbiamo poi la descrizione, cioè la descrizione come potete vedere come ho fatto io, perché ho aperto un canale YouTube e sopra ho scritto benvenuti sul mio canale di gaming e vlog. Quindi un consiglio è mettere all'inizio quello che riguarda il vostro canale, se siete dei vlogger, delle persone che fanno gaming, eccetera, e magari sottoscrivere qualcosa riguardo i vostri obiettivi su YouTube, perché avete creato questo canale, magari per entrare più in confidenza con le persone che visualizzano il vostro canale. Informazioni di contatto, come potete ben vedere io non ho ancora messo un'email, però questo essenzialmente non vi serve all'inizio dell'apertura di un canale. Infatti questo serve perché almeno così le aziende, quando vorranno iniziare a sponsorizzare i vostri video, allora potranno mandarvi un'email al vostro indirizzo email che voi dovete mettere qua. Spiegazione più triste della storia. Andiamo alla filigrana sui video, che sarebbe questa cosina qui che vedete qui in basso. Anche questa la potete creare attraverso Canva senza alcun problema, e la filigrana fa da sorta di pulsante di iscrizione. Infatti questa, come potete vedere, apparirà in basso ai propri video e potete decidere se metterla a fine video un inizio personalizzato, quindi personalizzare i punti in cui appare la filigrana, oppure l'intero video. La filigrana quindi potrebbe contribuire alla vostra crescita di iscritti. Cercate quindi di creare di solito le filigrane su YouTube sono abbastanza simili, però cercate di creare qualcosa di un pochino più originale per cercare di attirare l'attenzione. Abbiamo visto quindi le cose essenziali prima di avviare un canale YouTube. Ora però parliamo del vero argomento del video, i miei primi 2 mesi su YouTube. Allora ragazzi, partiamo dal fatto che per crescere su YouTube ci vuole tempo.
ma tanto tempo. Infatti, come avete potuto vedere, in 2 mesi ho fatto solamente 90 iscritti. Questo dipende anche dal vostro grado di preparazione. Se siete persone principianti, quindi persone che hanno appena iniziato, non sanno assolutamente niente di editing, creazione video, creazione di sottotitoli, di copertine, allora man mano che fate i video capite meglio come fare, come creare copertine più accattivanti, titoli più accattivanti. In sostanza è quello che ho fatto io. Infatti ora andremo a vedere il mio primo video su YouTube e il mio ultimo video su YouTube per capire la differenza tra i due e quindi vedere il miglioramento graduale dei miei video e delle mie competenze. Allora andiamo sul video. Come potete ben vedere, questo è il mio ultimo video e come potete vedere ha una copertina abbastanza buona. Posso fare ancora di meglio, però se guardiamo comunque le prime copertine, ecco, un po' di differenza, ma poco giusto, un pochino si vede. Allora andiamo a pigiare il primo video e qui vediamo già il primo miglioramento tra la webcam che sto utilizzando ora e la webcam che utilizzavo prima. Allora parto col dire che questo non è un miglioramento dato dalla webcam, cioè non è che io ho cambiato webcam. Come potete ben vedere, questo sono io abbastanza emozionato per il primo video. Avete in questo canale, oltre ai video di gameplay, anche dei vlog che usciranno in futuro. Vi lascio al gameplay. Allora, come potete ben vedere, la qualità del video, come ho detto prima, cioè della webcam, non è un granché. Si vede che non ha una qualità esagerata, però non dovrebbe essere così visto che sto utilizzando un iPhone 13 Pro. Per questo evitate l'errore di utilizzare qualche altro programma, però se registrate da PC, utilizzate questo programma che si chiama OBS Ninja. Come potete vedere, cliccate qua, entrate nel programma, andate qui, pigiate, poi qui su Quality Settings mettete il 1080p che è la qualità massima. Come potete vedere un codice QR che dovete scansionare con il vostro telefono e qui in basso invece abbiamo un link che dovete copiare e incollare su OBS. Infatti dovete creare una nuova fonte, questa qui browser, ora io ne ho già una, e qui su URL fare paste e questo praticamente è il link che abbiamo visto qui alla pagina. Vi basterà fare così, pigiare ok e poi c'è il passaggio da fare sul telefono. Eccoci qua sul telefono. Una volta scansionato il codice QR verrete mandati a questa pagina che state vedendo ora nello schermo. Ci saranno queste due opzioni, voi dovete pigiare sulla prima, quindi share your camera. Successivamente verrete portati a questa pagina dove dovete dare il consenso a OBS Ninja di accedere alla vostra fotocamera. Come potete vedere i passaggi sono semplicissimi. Alla fine vi ritroverete in quest'ultima pagina dove ci saranno 3 impostazioni. Le ultime 2 dovete metterle così come le ho messe io, quindi no audio e system default. Mentre per la prima opzione, se avete un iPhone oppure sapete quei telefoni che hanno più videocamere, allora in questo caso dovrete scegliere voi in base a quello che dovete fare. Io in questo momento sto utilizzando un iPhone 13 Pro e ho messo la fotocamera doppia posteriore. Avendo un iPhone avevo a disposizione molte opzioni, però questa è quella che mi ci trovo meglio, quindi valutate voi. Una volta inserite queste 3 impostazioni, pigiate il tasto start in verde e il gioco è fatto. Vi lascio al me del passato. Ciao ragazzi, sono il me del passato. Abbiamo visto come deve essere strutturata la homepage del canale. Abbiamo visto già in parte le differenze tra il primo video che ho caricato su YouTube e l'ultimo. Vi ho consigliato anche un programma per utilizzare il telefono come webcam. Adesso passiamo a un suggerimento importante che dovete sfruttare se come me utilizzate una webcam nei propri video, che sia questo un telefono che fa da webcam oppure una webcam vera e propria. Il suggerimento in questione sono le luci. Ragazzi, dovete curare bene le luci intorno a voi. Non fate errori del genere, ma fate questo. Per gestire al meglio le luci potete utilizzare una semplice lampada, come sto facendo io. Come potete ben vedere, potete tenere anche le luci della vostra stanza accese. Poi io, come potete vedere, sono in una situazione diversa. Infatti ho una lampada laggiù, ora la vedete bene. Quella lampada, come potete ben vedere, fa un po' di atmosfera. E poi sto utilizzando i LED che sono qui sopra di me e infine questa lampada qui che vi ho fatto vedere ora. L'insieme di queste 3 cose creano questa atmosfera che state vedendo ora. Non vi sto dicendo che per fare un'atmosfera simile dovete avere 1000 luci, 1000 LED, no, assolutamente no. Dovete solo fare delle prove e vedere come impostare bene le luci. Magari la lampada messa in un modo
può risultare troppo luminosa, messa invece in un altro modo può fare apparire l'atmosfera un po' macabra. Scegliete voi come impostare l'atmosfera, mi raccomando fate sì che comunque voi siate in primo piano e invece lo sfondo che c'è intorno a voi vi deve solo accompagnare. Su questo consiglio non penso di dover aggiungere altro, quindi possiamo passare direttamente al continuo del video. Ragazzi, il me che sta editando il video vi dà l'ultimo suggerimento. In realtà ci sarebbero molti altri suggerimenti che avrei da darvi, però non voglio fare un video troppo lungo, quindi piuttosto caricherò altri video a riguardo in un prossimo momento. Comunque l'ultimo suggerimento che voglio darvi è l'ottimizzazione audio. Una cosa importantissima da fare su YouTube è ottimizzare bene l'audio. Ma cosa vuol dire ottimizzare bene l'audio? È semplicissimo, vuol dire che l'audio del video non deve essere né troppo basso né troppo alto. Quindi voi attraverso CapCut e i vostri programmi di editing dovete regolare l'audio fino a che non trovate quello giusto per il video YouTube. La domanda che vi starete facendo voi in questo momento: ma come fai a sapere se l'audio è buono oppure no? Allora, io ho fatto varie prove, in realtà è più difficile a spiegarsi che a farsi. Un video di uno youtuber che fa gaming al 30% risulta con un certo audio. Voi con il vostro video dovete cercare di regolare l'audio in modo che, utilizzando il 30% di audio nelle vostre casse, nelle vostre cuffie, deve risultare non uguale ma simile a quello del video dell'altro youtuber. Spero di esservi stato utile con questo video. Se volete un altro video a riguardo, visto che, come ho detto prima, ho molti altri consigli da darvi, allora scrivetelo nei commenti e fatemelo capire iscrivendovi al canale e lasciando un bel like. Noi ci vediamo in un prossimo video.